Bastardi senza gloria è un film ucronico del 2009 scritto e diretto da Quentin Tarantino, famoso per altre pellicole del calibro di Kill Bill, Pulp Fiction o il mio adorato Django. Il titolo altisonante, probabilmente non tutti lo sanno, è un omaggio che Tarantino fece al film di Enzo Castellari, Quel maledetto treno blindato del 1978, che inizialmente si intitolava appunto Bastardi senza gloria, in seguito però tale titolo fu cambiato in quello corrente, anche se nella distribuzione estera continuò a mantenere l'originale The Inglourious Bastard. Prima di proseguire questa analisi, voglio portarvi una piccola spiegazione che è indispensabile per capire il perché di questo film. Tutti noi siamo a conoscenza, bene o male spero, di come si siano svolti nella realtà determinati fatti storici. Sappiamo cos'è l'Olocausto e in che modo si è svolto, sappiamo cos'è stato lo schiavismo afroamericano e in che modo si è svolto, e sappiamo negli anni 60 che fine di merda ha fatto la povera Sharon Tate per colpa della Manson Family. Ora, converrete con me che raccontare in che modo si sono svolti i fatti è ciò che definiamo ricostruzione storica, ma ditemi la verità, facciamo finta di dialogare insieme. Quando vedete un film sull'Olocausto e assistete alle nefandezze che i nazisti compiono sugli ebrei, ma non vi è mai salita una rabbia tale da dire dannazione quanto vorrei che l'ebreo adesso si alzasse e prendesse a calci quel nazista? Ecco, avete già colto un punto. Tarantino sostiene che l'arte possa essere anche un modo, passatemi il termine, per riscattare una vendetta. Difatti, in Bastardi senza gloria si assiste a degli ebrei che fanno il culo ai nazisti. Si tratta di un'ucronia, per farla molto semplice, di un film che modifica avvenimenti storici realmente accaduti, quindi di una metastoria. Il principio alla base, per spiegare nel modo più elementare possibile perché Tarantino ha voluto realizzare qualcosa di simile, è questo. Raccontare in maniera fedele quei fatti è il modo più giusto e sacrosanto per mostrare la brutalità e l'insensatezza di quegli eventi realmente accaduti. Eppure allo spettatore, alla fine dello spettacolo, resta in cuor suo, assieme a tutte le altre emozioni, anche un sentimento di rabbia per via di ciò che ha visto. Una rabbia, perché così è stato e la storia non può essere cambiata nella realtà. Ma nella finzione invece, Tarantino offre un film che seppur non fedele alla storia, come abbiamo detto in ucronia, dà modo a chi lo guarda di assistere alla realizzazione di ciò che tutti avremmo voluto fare in quel momento, mettere in ginocchio tutti i nazisti e fargli lo scalpo a crudo senza anestesia. I più skillati fra voi avranno già capito che qui stiamo alla catarsi aristotelica più totale. E Bastardi senza gloria, attenzione, è solo il primo di una trilogia di revisionismo storico. Viene infatti dopo questo film Django, in cui Tarantino rappresenta il senso di vendetta della popolazione afroamericana, e C'era una volta Hollywood, in cui, facendo una strage degli adepti della Manson Family, si rende giustizia alla povera Sharon Tate. E ora capite che obiettivo si pone Tarantino con questo film, che per carità, non sto dicendo che debbano piacere per forza o che bisogna essere d'accordo con queste idee alla base, a ognuno il suo pensiero, ma visto che mi sono arrivati commenti quando ho annunciato questa analisi che definivano il film solo un'insensatezza piena di violenza e basta, mi sembrava giusto spiegare che, ripeto, per quanto condivisibile o meno, c'è un ragionamento preciso fatto dal regista. La vendetta quindi è letteralmente il fil rouge dei protagonisti. E qualcuno si chiede, ok Donny, quindi sono tutte cazzate, non c'è assolutamente niente di storico? Beh, i Bastardi per esempio altro non sono che la rivisitazione tarantiniana di quelle squadre di ebrei nate con l'unico scopo di vendicarsi dei nazisti. Tarantino ha preso parzialmente ispirazione per esempio dall'operazione Green Up, che fu messa in piedi e portata avanti dall'ufficio dei servizi strategici degli Stati Uniti nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale.
O pensiamo anche al famoso comando ebreo X-Troop, un gruppo composto da ebrei e disertori del Reich col difficilissimo compito di infiltrarsi nelle schiere dell'esercito tedesco, da cui Tarantino prese ispirazione soprattutto per il cambio dei nomi con nomi dal suono più anglofono, ma soprattutto ciò che possiamo veramente dire di essere quasi una sorta di parallelismo con i bastardi del film sono i temibili Nakam, che era un gruppo di sopravvissuti all'Olocausto guidati dallo scrittore israeliano Abba Kovner, formatosi nel 1945. Questi, con lo slogan "Una nazione per una nazione", tentarono di sterminare civili tedeschi ed ex nazisti come forma di vendetta. Per la serie il male genera solo altro male. Tarantino da questi ha preso più ispirazione, anche se al contrario i Nakam furono operativi dopo la fine del processo di Norimberga. Bastardi senza gloria si ambienta in Europa, prevalentemente in Francia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Un generale delle SS, Hans Landa, viene spedito in Francia con lo scopo di stanare tutti gli ebrei latitanti per essere deportati nei campi di concentramento. Durante un blitz in una piccola fattoria, una ragazzina di nome Shoshana Dreyfus riesce a scampare al massacro di tutta la sua famiglia. Messa in salvo, la giovane si ricostruisce una vita sotto falsa identità, iniziando assieme al suo fidanzato di colore Marcel a gestire un piccolo cinema in un'altra città. Nel frattempo, un gruppo di soldati formato da americani ebrei danno la caccia ai nazisti per torturarli e ucciderli sotto il nome di bastardi che, se ci fate caso, questo nome ha del tragicomico. In un mondo in cui a fare la differenza è il nascere sotto la razza giusta, oggi più correttamente diremo etnia, questo gruppo utilizza un appellativo che in genere è utilizzato per indicare un ibrido fra due razze. Comunque, un eroe di guerra nazista si innamora della bella Shoshana e, quando viene a sapere della sua attività, decide di portare sullo schermo della sua sala la prima di un film dedicato alle sue imprese, alla cui proiezione assisterà niente meno che Goebbels e lo stesso Adolf Hitler. Ed è proprio qui che nasce il piano per potersi vendicare, incendiare tutta la sala e fare un grande rogo dei gerarchi nazisti. Nel frattempo i bastardi vengono contattati dagli inglesi per una coalizione, ma quando il tenente di questi muore, il loro unico appoggio resta l'avvenente attrice von Hammersmark, che diviene il loro passepartout per entrare alla prima e riempire il cinema di cariche esplosive e così via. Ora, senza entrare nel dettaglio di tutto lo svolgimento, se non l'avete ancora fatto io vi consiglio di recuperarlo, visto che questo video non è un riassunto, giungiamo subito al finale e facciamo una bella analisi del finale. Nella nostra realtà ci fu un delitto oltre a quello che già conosciamo, ossia l'arte degenerata. Un termine che, pur rifacendosi a concetti espressi da altri in passato, durante il Terzo Reich venne utilizzato per condannare quella tipologia di stile artistico che, secondo la propaganda, deviava i tedeschi. Dal dadaismo al cubismo, dall'espressionismo al surrealismo, l'arte era divenuta un'altra vittima del regime. Tutto fu sostituito da una più sobria arte romantica che, per inciso, è il mio personale movimento artistico preferito assieme a quello futurista, Ma il punto è che l'arte, che è espressione dell'animo umano, sotto quel regime fu trattata esattamente come vennero trattati i cittadini di fede ebraica. Quindi, nell'iconica rappresentazione di riscatto e di vendetta che Quentin Tarantino dipinge nel suo film, è giusto e magistrale che la fine dei gerarchi avvenga proprio nel grembo della settima arte, di cui lo stesso regista fa parte, appunto, il cinema. L'arte vinse nella realtà, perché nessuno potrà mai essere in grado di soffocarla, ma nell'opera di Tarantino tale vittoria assume anche un altro significato, ossia che l'arte uccide le dittature. Bene ragazzi miei, siamo giunti alla fine. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento e spero anche di aver fatto un po' di chiarezza. Ringrazio il buon Sam che come sempre mi ha dato una grossa mano a scrivere questo copione. Ringrazio tutti gli abbonati e vi ricordo che se volete farlo trovate l'apposito link in descrizione, oltre al link a tutti i canali social dove potete seguirci e soprattutto il negozio di magliette ragazzi miei che vi invito a visitare se volete darci una mano a tirare avanti col canale.
A me non resta che rimandarvi al prossimo video e come sempre, buona vita a tutti.